Ciao a tutti, benvenuti a Inspire Me, dove intervistiamo i leader di oggi per formare quelli di domani. Io sono Leone e sono qui con Giuseppe Vironda. Giuseppe, ehm, Giuseppe ha conseguito la laurea in ingegneria gestionale presso il Politecnico di Torino e successivamente ha completato un MBA presso la SDA Bocconi School of Management di Milano. La sua carriera professionale è iniziata lavorando presso la società di consulenza strategica Roland Berger e poi, in anni più recenti, nel 2018, è stato nominato COO, Marketing Product Operations Director in Credimi. Nel 2020 poi è entrato in Amplifon SPA come Chief Marketing Officer e infine nel 2024 è stato nominato General Manager di Better Horen, il brand del gruppo Amplifon nei Paesi Bassi, e in questo incarico guida l'organizzazione olandese leader del settore da oltre un secolo. Allora, Giuseppe, partiamo subito. Ti vorrei innanzitutto chiedere in che cosa consiste il tuo lavoro e che cosa fai nella tua giornata lavorativa. Allora, in cosa consiste? Allora, consiste nel fare il general manager vuol dire che devi seguire un po' tutto quello che succede nell'azienda, sei il CEO dell'azienda. Quindi nei Paesi Bassi noi siamo più o meno un migliaio di persone, 150 negozi e il mio lavoro è fare in modo che i differenti team, sia quelli diciamo nell'headquarter, quindi in marketing, la parte che segue i processi di negozi, l'IT, il regolatory, supply chain, lavorano in modo coordinato e organizzato per fare in modo che l'esperienza dei clienti dei negozi sia la migliore possibile. Abbiamo circa 1000 persone dei negozi che servono ogni giorno clienti per, diciamo, curargli l'udito, di fatto, per fornire soluzioni della cura dell'udito. E il mio lavoro è fare in modo che forniamo la migliore esperienza possibile e allo stesso tempo raggiungiamo i target commerciali che abbiamo, perché naturalmente, come ogni organizzazione, abbiamo dei target di crescita della produttività, delle revenues, del challenge sulla profittabilità e l'EBITDA, quindi il mio compito è fare in modo che le persone lavorino bene assieme, siano motivate e alla fine tutto quadri in un conto economico in salute, in crescita e un'esperienza dei clienti vincente. Detta così sembra una fiaba di Disney, poi è ovviamente piena di compromessi e scelte difficili da fare, però il lavoro è veramente mettere insieme tanti ingranaggi per fare in modo alla fine che i clienti abbiano un'esperienza vincente e le persone che lavorano siano contente di farlo e si sentono motivate nel farlo. Quindi diciamo che anche un aspetto del tuo lavoro può essere, è un po' un aspetto di CSR, nel senso che puntate anche a fare del bene al consumatore e avere un impatto positivo sul mondo. Ma allora, ovviamente sì, poi siamo una società quotata e capitalistica, quindi bisogna essere molto pragmatici anche che è una cosa bella la CSR, ma poi bisogna far quadrare la top line e l'EBITDA, questo è il mestiere ovviamente che ha ogni azienda. È evidente che nel momento in cui investiamo nel fornire un'esperienza del cliente che sia positiva, che vuol dire un'esperienza per, ad esempio, prenotare un appuntamento in negozio con un processo online che sia il più semplice possibile, un essere ben welcome nel negozio nel modo giusto, avere l'esperienza di testing e di advisory con dei protocolli corretti, tutto questo fa il bene del cliente che alla fine porta ovviamente a un risultato positivo anche di business. Quindi una funzione traina naturalmente l'altra. Benissimo. Allora, ti vorrei anche chiedere qual è stata la scelta o il momento che ha influenzato di più la tua carriera? Allora, è difficile identificarne una perché insomma, quello che scoprirete è che la vita è fatta di tante sliding doors e uno cerca di pianificare la propria vita, ma poi i treni passano, bisogna decidere se salirci o meno e solo dopo scopri quello che succederà o veramente dove ti porteranno. Ho avuto tante sliding doors, ho iniziato in consulenza, poi quando ho fatto l'MBA stavo per iniziare in investment banking, in Lehman Brothers, però era un lavoro che non mi convinceva tanto e alla fine lasciai il dorato mondo dell'investment banking per andare a lavorare in Google, che al tempo era ancora un'azienda abbastanza piccola, poi lasciai Google per andare in Vodafone, che sembrava una scelta controintuitiva e folle, ma sentivo che in Vodafone avrei potuto avere le sfide manageriali che cercavo e così è stato.
Quindi penso che quello che si può trarre è che è importante nelle scelte professionali che si fanno capire le persone con cui si andrà a lavorare, perché le persone con cui passerai la tua giornata, e con cui interagirai, e sono sia persone, diciamo, interne all'azienda che potenziali partner, interlocutori che hanno veramente, ovviamente fanno parte dell'ecosistema dell'azienda in cui lavorerete, siano persone a cui potete apprendere e che abbiano un livello di eccellenza e di voglia di generare cambiamento outstanding. In questo modo sei certo che le scelte che, qualsiasi sia la scelta che effettuerai, sia quella giusta. Forse la singola scelta che mi ha più influenzato è stato fare l'istruttore di vela quando avevo 21 anni, quindi una scelta non necessariamente professionale, ma che ha influenzato moltissimo la mia vita professionale perché quando fai l'istruttore di vela, lo skipper, diciamo, capisci che devi lavorare bene sulla squadra, che è il tuo Mm. equipaggio, che spesso è inexperienced, e poi devi prenderti delle responsabilità da solo, perché alla fine sei quello che teoricamente ha, di fatto ha più esperienza e in certi momenti devi decidere cosa fare e puoi contare solo su te stesso. E questa esperienza mi ha insegnato ad avere confidenza in me e a sopportare anche nel modo giusto, metabolizzare nel modo giusto la pressione e le responsabilità. Quindi forse è stata la scelta non professionale, ma che ha impattato di più la mia vita professionale. E appunto su, come stavi dicendo, sulle scelte che devi prendere durante il lavoro, ovviamente ci saranno state delle scelte sbagliate o comunque degli errori. E quindi tu come affronti i fallimenti o gli errori nel lavoro? Ne ho fatti un sacco di errori, ovviamente, come tutti. La narrativa è sempre che dagli errori si impara ed è vero, però il modo in cui metabolizzi internamente gli errori è molto differente. Io all'inizio rosicavo da morire, cioè non Mm. accettavo di aver fatto errori, ci soffrivo, ci tornavo dentro, ragionavo, what if I didn't do that mistake, cioè proprio mi maceravo dentro sull'errore e questo soprattutto nei primissimi anni in cui si pretende sempre la perfezione da se stessi. Poi invece quando ho cominciato ad avere un po' di capelli bianchi in me ho imparato a essere ad accettare di più l'errore, a essere un po' più compassionevole con me stesso e soprattutto a dimenticarmene, cioè capire cosa potevo imparare da quell'errore e poi veramente cancellarlo dalla mia testa e focalizzarsi sempre solo su quello che puoi controllare oggi per riuscire a migliorare il tuo domani. E gli errori ormai sono passati, it is what it is, Certo. devi concentrarti su ciò che puoi controllare oggi e su cui puoi avere influenza. Quindi ho imparato a essere più compassionevole, guardare solo in avanti e mai più indietro. E devo dire, è stato un cambiamento che ha richiesto parecchio lavoro su me stesso, ma che decisamente migliora la qualità della vita professionale. Quindi secondo te una cosa che differenzia un manager bravo da uno meno bravo è magari la flessibilità e il growth mindset nell'affrontare gli errori? Senza dubbio. La prima differenza ho un po' osservato nella mia vita è tra chi è rapidissimo nel riconoscere un errore e lo accetta e non si affeziona troppo alle proprie idee. Ci sono categorie di persone che tendono ad affezionarsi alla propria idea, alla propria strategia, un po' fixed Mhm. mindset per certi versi. Sì, Prima di riconoscere di aver fatto un errore ci mettono troppo tempo. Mentre ho visto le la prendono persone. magari sul personale anche. Sì, certo, ci sono Eh, sempre personal stakes, anche non necessariamente diciamo con esterni, proprio personali dentro se stessi, dentro la propria narrativa. Quindi le persone migliori che ho conosciuto sono quelle che identificano immediatamente di aver preso una scelta sbagliata e anaffettivamente correggono il tiro all'istante e pensano immediatamente al domani a cosa fare, invece che restare ancorati nel cercare di dimostrare che avevano ragione o che la scelta fatta era quella giusta. Quindi avere un grow mindset che vuol dire, in questo caso, a mio parere, avere un'ottima agilità mentale, predisposizione al cambiamento immediato, senza attaccamenti emotivi a vecchie idee o a vecchi presupposti. Essere sempre freschi e pronti a cambiare se necessario. certo. E tu ovviamente hai ricoperto tantissime posizioni lavorative, ma
considerando quelle passate, ma anche quella presente, cosa ti entusiasma di più del tuo lavoro e quali sono le più grandi soddisfazioni di essere un manager? La più grande soddisfazione è mettere assieme un team e farlo lavorare bene. E la più grande soddisfazione è generare un impatto, cioè vedere che qualcosa nel mondo accade diversamente perché l'hai pensata, disegnata e fatta accadere insieme alla tua squadra. E questa è la cosa che fa godere di più proprio. Eh sì, E immagino. può essere da piccole cose, un cambiamento di un processo, di una campagna di marketing, di un format TV, a progetti più grandi. Ho avuto la fortuna, ad esempio, quando ero in Vodafone, di disegnare da zero proprio. Sono stato, diciamo, il primo employee o mobile, il second brand, e quindi abbiamo creato proprio un brand da zero, abbiamo creato dei canali di vendita nuovi che non esistevano. E riuscire a mettere assieme una squadra, fargli fare qualcosa di differente, poi vederlo accadere è qualcosa che e sentire poi dei clienti soddisfatti è veramente una grande soddisfazione perché fa sentire di aver fatto le cose bene, ti dà un purpose, no? Di fatto il raggiungimento di un risultato tangibile è un grande senso di soddisfazione. Certo. E hai conseguito una laurea in ingegneria al Sì. Politecnico di Torino e poi hai fatto un MBA alla Sì. Bocconi. E da questa esperienza scolastica e anche dal liceo, che influenza ha avuto proprio la scuola, l'università sul tuo successo lavorativo, ma anche proprio personale? La scuola ha avuto un grande impatto. Io al liceo ero un grande secchione, quindi studiavo un sacco, anche perché mi piaceva, forse studiavo troppo, poi all'università ho raddrizzato un po' il tiro, mi sono dedicato più anche ad attività extra, infatti ho preso il massimo dei voti al liceo e 108 in ingegneria, perché non mi sbattevo proprio quanto serviva per prendere 110 e lode, preferivo fare altre cose. Eh, le- di nuovo, i fattori che mi hanno più influenzato sono stati i compagni che ho conosciuto con cui ho stretto amicizia. Sembra una banalità, ma è davvero così. Alcuni lì sono ancora adesso tra i miei più cari amici, nonostante non viviamo più nelle stesse città, non ci vediamo spesso per magari un intero anno. E sicuramente all'università l'esperienza all'estero che ho fatto quando ho fatto l'Erasmus, che è stata un'esperienza che, tra l'altro, l'ho fatto casualmente nei Paesi Bassi, in Olanda, dove adesso vivo. Quella è un'esperienza che mi ha aperto veramente la mente, dove ho sentito che ho fatto proprio uno scatto di crescita mentale importante. E poi l'università, voi fate un'università molto più interessante adesso, farete molto più pratica, nonostante abbia per carità mille opportunità di miglioramento, però l'ingegneria che facevo io al tempo era una palestra di resilienza, perché si dovevano preparare esami giganti che erano prevalentemente teorici, scarsissima applicazione pratica, pochissimi use case aziendali, pochissimi contatti con le aziende, quindi ti insegnava la resilienza, cioè metterti con i tuoi compagni a studiare, imparare, imparare, imparare e soffrire, che è un'arte importante quella di saper fare fatica, però mi sarebbe piaciuto avessi insegnato un po' di più come vivere nel mondo del lavoro, diciamo, in maniera pratica, ecco, quello che poi ho imparato dopo in consulenza durante l'MBA, però mi ha insegnato a dare il massimo, quello sì, ti insegna proprio a faticare, avere la forza di volontà di superare delle difficoltà, che è poi un'attitudine, una skill che ovviamente ti serve molto per avere successo all'inizio nel mondo del lavoro, se scegli dei lavori particolarmente demanding. Certo. Perché se una persona ha tutta la preparazione teorica, ma alla fine in concreto non ha, diciamo, le soft skill, le abilità di anche rapportarsi con gli altri, oppure Certo. proprio tipo l'etica del lavoro, che immagino che hai sviluppato anche all'università, avrà delle difficoltà, no? E a Certo, proposito, esatto, l'etica del lavoro, hai detto bene, il motivo per cui spesso top employer, consulenza, investment banking prendono le persone col massimo dei voti che sono certe che hanno una forte etica del lavoro e commitment a sacrificarsi e raggiungere dei risultati. certo, Poi alcuni avranno successo perché hanno anche tutte le soft skill necessarie,
altri meno perché magari erano molto capaci nel lavoro più individuale o di desk e meno in nelle sfide poi più relazionali che ci sono dopo. Però un percorso di studio di un certo tipo può essere un chiaro indicatore di resilienza, di capacità di focus e di commitment. Mhm. E a proposito dell'università, come hai fatto a scegliere questo percorso universitario, ovvero ingegneria? Ah, è stato un casino, cioè io non posso insegnarvi proprio nulla. Allora, io al liceo ero appassionato di filosofia e di materie umanistiche, anche ero forte in matematica e in fisica, però mi piaceva fisica delle particelle, filosofia. Quindi all'inizio Il pensai classico, di fare giusto? fisica. No, no, ho fatto lo Ah, il scientifico. Ho scientifico. fatto lo scientifico. All'inizio mi ero messo in testa di fare fisica, fisica teorica, magari ricercatore al CERN, e quindi avevo cominciato a bazzicare dei professori di fisica all'università. Io vivevo a Torino al tempo. Quindi incontrai sbattendomi, perché insomma ai miei tempi non c'era, non è che mandavi una mail, non Sì, c'erano le mail. certo. Telefonavi, ti presentavi nelle aule, cercai di parlare con dei professori di fisica tramite contatti vari e mi dissero che sostanzialmente non c'era lavoro per fare i fisici, quasi tutti i fisici andavano a lavorare in IBM, che al tempo era una signora azienda, a fare i programmatori. E la cosa non mi piaceva, quindi scartai fisica. Poi mi piaceva l'idea della filosofia e del giornalismo, quindi scrisse a dei giornalisti della stampa che alla fine furono così gentili da ricevermi e parlai con i giornalisti e mi dissero: "No, guarda, il giornalismo ormai è un mestiere morto, non ce n'è più, si entra solo per raccomandazioni." Quindi dissi: "Vabbè, giornalismo niente." Poi non ero convinto di economia, una cosa e l'altra, alla fine finì per iscrivermi a ingegneria delle telecomunicazioni, perché al tempo le telecomunicazioni nel futuro, senza onestamente avere una chiara idea di che cavolo fosse. Quindi feci il primo anno di ingegneria delle telecomunicazioni, il primo anno di ingegneria gli esami sono più o meno gli stessi e mi resi conto che non mi interessava nulla di progettare sistemi di telecomunicazione. E così dentro il Politecnico cominciai a conoscere meglio gli altri sbocchi e gestionale mi sembrava interessante perché aveva a che fare più con le dinamiche di produzione, marketing, era un po' più simile, diciamo, Mhm. a economia che nel mentre aveva sviluppato un po' di più di interesse per me. Così al primo anno mi mossi, dopo il primo anno da ingegneria delle telecomunicazioni a gestionale e lì mi sono laureato poi. Quindi diciamo, all'inizio avevo delle inclinazioni di istinto che non ho seguito, ho fatto una scelta un po' più razionale, chissà, magari è stata la scelta giusta, ma magari potrei essere stato un grande fisico delle particelle, non ho seguito l'istinto, questo non si saprà mai. Quindi, ehm, diciamo, la tua esperienza un po' dimostra che alla fine la scelta della facoltà dell'università è importante, però ci sono sempre modi per cambiare. Sì. Ci sono sempre dentro certi limiti, ovviamente. Io l'unico consiglio che posso dare, che è un po' magari banale ed è di difficile applicazione, però è di, se si sente una forte passione, di seguire quella passione, perché sarà un motore, un combustibile inesauribile. Certo. Eh, quindi penso che la cosa più interessante da fare quando si è ancora al liceo è di capire qual è la propria passione, di essere il più curiosi possibili per capire cosa potrebbe appassionarti, perché poi le passioni vengono se uno è stimolato, scopre l'esistenza di qualcosa, no? Non ti puoi appassionare agli oceani se non hai mai visto il mare, quindi devi trovare un modo per vedere il mare, per fare un esempio banale, quindi devi cercare di essere il più curioso possibile per capire cosa veramente senti affine a te e risuona dentro di te. Se poi non c'è una fortissima passione o istinto, a quel punto magari dei ragionamenti un po' più razionali su dove andrà il mondo del lavoro domani, quali possono essere le skill richieste, può avere senso. Però penso che il primo motore dovrebbe essere la passione e quello dove ci si sente veramente soddisfatti come persone, dove si sente una forte veramente intenzionalità interiore. Certo. E come ultima cosa, prima di terminare, giusto un appello ai ragazzi che vedranno questa intervista. Se tu dovessi tornare in terza liceo, quindi a 16 anni, che consiglio daresti al te stesso di 16 anni? Ah, questo è difficilissimo, e poi a 16 anni non si vogliono mai ascoltare i consigli, giustamente, si vuole Certo.
sbattere la testa e fregarsene dei consigli delle persone, diciamo, dei genitori o dei più anziani. Se lo dovessi dire a me personalmente di studiare di meno e passare a fare un po' più di casino fuori, perché passavo tanto tempo sui libri in terza e quarta liceo. Se dovessi dare un consiglio generale, che do anche a mio figlio, che tra l'altro ha 16 anni, è di a 16 anni sei ancora veramente una persona che si sta modellando, sei ancora un materiale umano estremamente duttile in formazione. Quindi il mio suggerimento sarebbe di darsi il tempo di capire che forma ci si vuole dare e di evitare di soffrire per il confronto con altri, perché siete tutti talmente in evoluzione che i riferimenti cambiano, quindi cercare la propria strada senza fare troppi confronti. Oggi ovviamente il mondo dei social porta molto al confronto continuo, ma fregarsene un po' del confronto e darsi il tempo di crescere, di sviluppare le proprie inclinazioni come si desidera, senza vivere, diciamo, le emozioni in maniera troppo estrema ed assoluta. Avere un po' di senso of humor e darsi un po' del tempo. Poi dare consigli è assolutamente inutile perché a 16 anni si sbatte la testa ed è giusto così, però se uno vuole riflettere, questa è un po' secondo me la prospettiva. Poi è molto difficile mettere in pratica i consigli a una certa età. Benissimo, allora ti ringrazio per questi ottimi consigli che spero che qualcuno ascolterà e ne sono sicuro. E ci vediamo Grazie a alla voi prossima. e Grazie mille. grazie a voi e in bocca al lupo a tutti voi e vi auguro veramente ogni successo e siate curiosi e godetevelo. Grazie mille. Ciao. Ciao. Buona giornata, ciao ciao ciao.